Costruzioni come queste sono molto comuni. La pizza capricciosa l'ha ordinata Gianni. A Bologna Anna c'è stata 2 anni fa. Di problemi ne ho già abbastanza. Vedremo che cos'hanno di particolare, perché qualcuno le considera sbagliate o magari troppo colloquiali, ma soprattutto vedremo quando e perché si usano. La particolarità di queste frasi è che hanno il complemento all'inizio della frase, prima del verbo. E infatti, tecnicamente questa costruzione si chiama dislocazione a sinistra. A sinistra appunto perché il complemento viene spostato verso sinistra, cioè all'inizio della frase. E poi hanno un pronome o una particella che ripete quel complemento. Vediamo la prima frase. La pizza capricciosa l'ha ordinata Gianni. La pizza capricciosa è il complemento oggetto e normalmente mettiamo il complemento oggetto dopo il verbo. Normalmente diciamo Gianni ha ordinato la pizza capricciosa, ma in questa frase lo spostiamo a sinistra e poi c'è il pronome la, che nel nostro caso diventa l'apostrofo, che si riferisce appunto alla pizza capricciosa, quindi una ripetizione del complemento. Nella seconda frase abbiamo un complemento di luogo, a Bologna, e poi abbiamo la particella C che significa appunto a Bologna, quindi anche in questo caso una ripetizione. E nella terza frase abbiamo ne che ripete di problemi. Questa costruzione, come ho detto, si chiama dislocazione a sinistra. Il motivo per cui qualcuno pensa che queste frasi siano sbagliate o magari troppo colloquiali è proprio perché c'è questa ripetizione del complemento, che qualcuno pensa sia ridondante, non necessaria. In spagnolo, cioè in castigliano, si può dire a mí me gusta, per sottolineare il fatto che qualcosa piace a me. Poi magari se c'è qualcuno che parla bene castigliano può confermare o precisare meglio nei commenti, ma mi sembra che questa frase sia grammaticale. Ma quando noi bambini italiani, o ex bambini italiani, andiamo a scuola, ci sentiamo ripetere 1.000.000 di volte che non si può dire, non si deve dire a me mi piace. Si può dire mi piace con il pronome atono debole mi, oppure si può dire a me piace con il pronome forte, tonico, me, ma assolutamente non si può dire a me mi piace. E il motivo è proprio questo, per evitare questa ripetizione del complemento, in questo caso con 2 pronomi. Ma rimane il fatto che frasi come quelle che abbiamo visto all'inizio sono molto comuni, tutti le usano. Allora vediamo cosa dice a questo proposito Francesco Sabatini. Per chi non lo conoscesse, Francesco Sabatini è un linguista ed è stato presidente dell'Accademia della Crusca. Nel suo libro Lezione di italiano scrive: queste costruzioni esistono nella nostra lingua da più di 1000 anni. Sono state usate ininterrottamente e sono presenti anche nei grandi classici. Ci dice 2 cose importanti. La prima è che sono sempre esistite, quindi non sono una degenerazione moderna della lingua. E la seconda è che non appartengono solo al registro colloquiale, ma sono presenti appunto nei grandi classici della letteratura. Ma qual è la loro funzione? In un video precedente, questo, ho parlato di 2 strutture che regolano l'ordine delle parole in italiano. La prima è la struttura sintattica, che in italiano normalmente è soggetto, verbo, oggetto, di solito abbreviata SVO, come nella frase Gianni ha ordinato una pizza. La seconda struttura, che possiamo chiamare comunicativa, è la struttura per cui in una frase normalmente mettiamo prima l'elemento conosciuto e poi l'elemento nuovo. Quindi se io chiedo che cosa ha ordinato Gianni, la risposta è Gianni ha ordinato una pizza e in questa risposta Gianni è l'elemento conosciuto, quello di cui stiamo parlando, e
Una pizza è l'elemento nuovo, l'informazione che voglio dare all'altra persona. Nella maggior parte delle frasi il soggetto è l'elemento conosciuto e il predicato o il complemento è l'elemento nuovo, e quindi queste due strutture coincidono. Nel video precedente ho spiegato cosa succede quando il soggetto è l'elemento nuovo della frase, ma cosa succede quando il complemento è l'elemento conosciuto della frase? Succede quello che stiamo vedendo qui. Lo spostiamo all'inizio della frase, ma non è sufficiente spostare il complemento all'inizio della frase. Lo dobbiamo poi riprendere con un pronome. E naturalmente non è sempre necessario usare questa struttura. Per esempio, se io ti chiedo dove compri la frutta, mi puoi rispondere semplicemente la compro al supermercato. In questo caso non è necessario ripetere la frutta, perché è chiaro che stiamo parlando della frutta e quindi è sufficiente usare un pronome, in questo caso il pronome la. Ma se ti chiedo dove compri la frutta e la verdura, e supponiamo che tu compri la frutta e la verdura in posti diversi, in negozi diversi, in questo caso diventa fondamentale questa costruzione, perché alla domanda dove compri la frutta e la verdura mi puoi rispondere la frutta la compro al supermercato, la verdura dal fruttivendolo. In questo caso la frutta e la verdura sono gli elementi conosciuti, ma li dobbiamo ripetere, perché se usiamo semplicemente un pronome, ovviamente la frase, la risposta non è assolutamente chiara. Non posso rispondere la compro al supermercato, la compro dal fruttivendolo. La che cosa? Dobbiamo specificare la frutta e poi la verdura. Ma vediamo alcuni esempi reali. Il primo esempio viene da una serie che ho guardato recentemente su Netflix. C'è una scena fra due persone e la prima persona dice «Me lo ridia, quel pigiama è un ricordo». Me lo ridia significa me lo restituisca, è un imperativo formale. E la seconda persona risponde certi pigiami è meglio dimenticarli. Abbiamo quindi il complemento oggetto certi pigiami che viene spostato a sinistra all'inizio della frase e poi abbiamo quel pronome li che in questo caso viene unito all'infinito, dimenticarli. Il secondo esempio invece l'ho preso da un'intervista a un attore. Ecco, ho appena usato anch'io questa costruzione adesso che ci penso, perché ho detto il secondo esempio l'ho preso. Non me ne ero neanche accorto. Dunque l'attore è un attore comico e si chiama Nando Paone. Il titolo dell'articolo dell'intervista è I ricordi di Nando Paone, comico da sempre. E l'articolo inizia con queste parole. Il comico aveva deciso di farlo che non aveva nemmeno 5 anni. In questo caso il comico è l'elemento noto. È noto perché sappiamo, chi legge l'articolo sa che Nando Paone è un attore comico e poi è anche questa parola comico è ripresa dal titolo. Quindi è l'elemento noto che viene spostato all'inizio della frase. E l'ultimo esempio è preso da un romanzo di Luciano De Crescenzo che si intitola Così parlò Bellavista. Anche questo è un dialogo. Io rappresento il popolo, voi con il popolo non ci volete parlare. Invece tu il popolo lo ami, non è vero Salvatò? E qui questa costruzione la vediamo 2 volte. Voi con il popolo non ci volete parlare, ci significa con il popolo, e poi nella risposta, tu il popolo lo ami. Lo si riferisce al complemento oggetto il popolo. E un'altra cosa importante che si vede da quest'ultima frase è che quando spostiamo il complemento all'inizio della frase, non dobbiamo poi per forza mettere il soggetto alla fine della frase. Infatti in questa frase abbiamo tu il popolo lo ami. La frase inizia effettivamente con il soggetto, tu, e poi abbiamo il complemento, il popolo, che però anche in questo caso viene ripreso dal pronome lo. Dobbiamo sempre pensare a qual è l'elemento nuovo della frase, cos'è che vogliamo veramente comunicare all'altra persona. In questo caso non è il soggetto tu, non è il fatto che lo ami tu e non qualcun altro, ma è il fatto che tu lo ami e non lo odi, per esempio. Quindi l'elemento nuovo in questo caso è il verbo amare che
troviamo alla fine della frase. Come si vede, quindi, è una costruzione molto comune che possiamo usare senza problemi e spero che questo ti aiuti un po' a usarla magari più spesso. Grazie a tutti per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!